Adesso parliamo delle variabili. Le variabili cosa sono? Sono delle scatolette che noi utilizziamo nel nostro codice al posto di qualcos'altro, sono dei segnaposto fondamentalmente. Cosa vuol dire? Che se io ho una routine che fa certe operazioni e devo fargliele fare usando il numero 7, ad esempio, potrei dover scrivere 7 qui e 7 qua. Se devo fare le stesse operazioni con il numero 5, è poco conveniente andare a cambiare il codice 5, 5, 5. Allora cosa si fa normalmente? Si mette, ad esempio, x, x, x nei tre punti e all'inizio della routine si va a definire, a dire che questa x vale 7 piuttosto che vale 5. E quando eseguiamo la nostra routine utilizzerà, quando arriverà nel punto dove c'è scritto x, quel valore che è stato memorizzato e via dicendo. Questo ci dà un'enorme flessibilità nell'utilizzare il codice con dei valori diversi, insomma. Quindi le variabili sono una delle cose fondamentali della programmazione. Ci sono tanti tipi di variabili. Se ricordi quando andavi a scuola si parlava di numeri interi, si parlava di numeri relativi, quindi sempre numeri interi ma anche col segno negativo, c'erano i numeri reali, c'erano i numeri razionali ottenuti come frazione fra due numeri interi, c'erano i numeri immaginari, lasciamo stare i numeri immaginari, lasciamoli stare. E comunque se hai bisogno di lavorare con numeri interi, puoi utilizzare il tipo integer che più o meno va fra meno 32.000 e più 32.000. Quindi se ti sta balenando per la testa di utilizzare il tipo integer per scorrere le righe del tuo Excel, ricordati che oltre 32.700 o qualcosa del genere non vai e ti viene generato un errore. Quindi ricorda che puoi utilizzare un altro tipo di variabile, sempre con numeri interi senza le virgole, che però è più grande ed è il tipo long. Quindi questi sono i due tipi di variabili che ci consentono di gestire i numeri senza le virgole. Se invece hai bisogno di trattare numeri che hanno la virgola, devi utilizzare uno dei due tipi di variabile che possiamo sfruttare in Excel, in Visual Basic for Application, o il single o il double. Allora, la differenza è semplicemente che il double è più preciso, un numero di decimali, tratta un numero di decimali più alto. Sinceramente non mi sono mai trovato in difficoltà usando il single, quindi cioè, a meno che tu non sia sfortunato, abbia particolari esigenze, verosimilmente il single per trattare i numeri con la virgola ti sarà sufficiente. Se devi lavorare invece con del testo, devi utilizzare il tipo variabile string. Quando senti parlare di stringa o di stringhe in programmazione si parla sempre di caratteri e caratteri di tipo alfanumerico, quindi anche 5 potrebbe essere un carattere. Lo riconosci eventualmente perché ha doppio apice a destra e a sinistra, quindi 5 con apice di qua e apice di là vuol dire il carattere 5, non il numero 5. Non puoi fare operazioni doppio apice 5, doppio apice per doppio apice 2, doppio apice, perché sono due caratteri, non sono due numeri. Ecco, questo è fondamentale. È un po' quello che ci accorgiamo ogni tanto su Excel, che a volte le cifre sono allineate sulla destra e allora sono dei numeri, a volte li vediamo allineati a sinistra, in quel caso sono del testo. Tipicamente si fa l'inserimento con l'apice singolo nella cella di Excel e questo fa sì che quella sequenza di cifre venga interpretato come una sequenza di caratteri, come una stringa. Ecco, è importante sapere la differenza tra stringa e invece numero vero e proprio. Un altro tipo di variabile che possiamo utilizzare è il tipo date, data. Stando molto attenti alla notazione che, se magari non lo sai, ma gli americani usano prima il mese, poi il giorno e poi l'anno, mentre noi in Europa utilizziamo tendenzialmente giorno, mese e anno. Bisogna stare un po' attenti anche perché Excel ogni tanto parte per la tangente e decide lui che certe cose che non lo sono date. Lui decide così e magari ti sarà capitato. E non è che possiamo fare molto su quello. Noi stiamo attenti quando utilizziamo la variabile di tipo date a usarla nel modo corretto. Un tipo di variabile un po' particolare che è il tipo oggetto. Che cos'è un oggetto? È un'entità, un qualche cosa che è dotata di attributi, di caratteristiche
e che può fare certe cose. Queste azioni si chiamano metodi. Attributi e metodi che sono propri di questo oggetto ci consentono di interagire con questo oggetto. Quindi se ad esempio, come sarà in uno dei prossimi video, vorrai lavorare con le celle di Excel, con i fogli di Excel, noi andremo a definire un tipo variabile oggetto e le diremo che quella variabile lì vogliamo che sia il foglio che si chiama Pippo, piuttosto che gli diremo che quella variabile lì sarà una cella e poi la sposteremo in giro per il foglio, insomma. Per gli amanti di Harry Potter abbiamo anche un tipo di variabile che si chiama molliccio, il nome precisamente è variant, ma fondamentalmente il tipo di variabile variant può assumere un qualsiasi altro tipo. Possiamo metterci dentro una stringa, possiamo metterci dentro un numero, un oggetto, qualsiasi cosa fondamentalmente. Quindi se non siamo sicuri di che cosa vogliamo metterci dentro, usiamo variant. Ecco, è una pratica un pochino da evitare, nel senso che se abbiamo ben chiaro cosa deve fare una certa routine, che lavori, sì, che tipo di dati deve masticare, è meglio utilizzare il tipo di variabile corretto piuttosto che la variant, chiaramente. Chiudiamo questa carrellata sui tipi di variabili che possiamo utilizzare in Visual Basic for Application con la variabile, quella più semplice, che è la variabile di tipo booleano. George Boole era un logico matematico inglese che nel 1800 ha cominciato ha fondato l'algebra booleana, che si occupa di manipolare questo tipo di variabile che assume solo due valori, o vero o falso, sì, no. Questi sono gli unici due valori che può assumere questo tipo di variabile. È molto importante poi come vengono combinate e messe in relazione variabili di questo tipo, perché poi c'è tutto un gioco di matrici della verità che poi tireremo in ballo quando vedremo gli operatori logici, appunto operatori booleani di tipo AND, OR, NOT e così via. Ci vediamo alla prossima. Ciao!